tutorial di oggi vado a usare il filato di Stafil Green, il ribbon. È una rocca da 250 grammi con 130 metri di filato. Per questo progetto io uso 2 rocche di questo filato e uncinetto numero 6. Inizio il mio progetto con 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Adesso giro, vedete, la catenella e in ogni asolina che si è formata dietro vado a realizzare una maglia bassa in ogni punto retro e alla fine della riga avrò un totale di 7 maglie basse. In centimetri, per chi lavora con un altro filato, ho circa 7 centimetri di maglie basse. A questo punto una catenella, giriamo il nostro lavoro ed entriamo, guardate, nella prima maglia bassa, però è in coste, quindi prendiamo solo una solina delle due così e lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa ovviamente in ogni punto, in questa maniera qui, e avremo sempre sulla nostra riga un totale di 7 maglie basse. Ed ecco qui. Adesso iniziamo la lavorazione della maglia termica. Ok, come si lavora? Una catenella. A questo punto, guarda, entriamo sempre in coste, quindi noi prendiamo sempre una sola solina, quella esterna, più questa solina, vedete, che si è formata sottostante. Carichiamo il filo e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. Adesso di nuovo entriamo nel punto subito dopo, sempre in coste, vedete, e prendiamo la solina, guardate, sottostante, vedete, noi ne abbiamo due, questa e questa, quindi entriamo in quella dopo e in quella sottostante, carichiamo il filo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Di nuovo entriamo in quella dopo e nella solina, vedete, sottostante, e così andiamo a lavorare per tutte le nostre righe, quindi ogni punto lo lavoreremo in questa maniera qui. Con questo punto la lavorazione va a creare uno spessore che rende ovviamente il pannello, il laterale, qualsiasi cosa noi stiamo lavorando, la rende più compatta. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto, entriamo sempre qui in coste, più nella solina, vedete che è leggermente risalita, nell'ultimo punto la troviamo un po' più risalita e lavoriamo la maglia bassa. Ed ecco qui, ad ogni punto, ad ogni riga si vanno a formare, vedete, queste asoline anche sottostanti che noi dobbiamo lavorare insieme alla solina superiore. Quindi di nuovo una catenella, nella prima maglia bassa, vedete, noi prendiamo la solina esterna e poi quella sottostante, in questa maniera, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Ora di nuovo entriamo nella maglia bassa seguente, sempre in coste, e nella solina sottostante, così, e di nuovo, e andiamo a ripetere la lavorazione per tutta la riga, quindi in ogni punto, e completiamo in questa maniera la riga. Nell'ultimo punto, vedete, questa solina va un pochino a risalire, vedete, risale un pochino, quindi noi facciamo attenzione, la prendiamo comunque, vedete, quindi entriamo in coste, che è qua, e poi prendiamo la solina, vedete, sottostante e lavoriamo la maglia bassa, quindi l'ultima della riga, e così dobbiamo andare a proseguire sempre alla stessa maniera, quindi catenella e di nuovo iniziamo da capo, entriamo sempre in coste e poi nella solina sottostante. Di nuovo, vedete, prossimo punto e la solina sottostante,
Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi ovviamente vi dico per quanti centimetri e quante righe ho lavorato. Ho realizzato un totale di 51 righe per una lunghezza totale di 60 centimetri. Adesso guardate bene come andiamo a proseguire. Io mi trovo qui, vedete, dove ho lavorato l'ultima maglia bassa di questa riga, entro in questo punto e lavoro una maglia bassa e 2 nello stesso punto, quindi vedete, per girare il lavoro ne lavoro 2. Sulla prima metto un marcapunti. Adesso dove abbiamo, vedete, queste asoline in rilievo, noi andiamo a lavorare la maglia bassa, quindi qui ho, vedete, l'asolina, attraverso e lavoro una maglia bassa. Qui ho un'altra asolina e lavoro un'altra maglia bassa. Qui ho, vedete, l'altra riga corrispondente con l'asolina e lavoro un'altra maglia bassa, e così per tutta la riga. Di nuovo, vedete, entro qui e lavoro una maglia bassa. Di nuovo qui ho il punto, vedete, con le asoline visibili e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo qui, anche qui, vedete, quindi guardate, così, così e così. Di nuovo qui siamo già entrati, entriamo in quello dopo. Quindi la nostra linea guida, stendete il lavoro ovviamente, saranno queste asoline. Ovviamente lavoro in questa maniera qui perché io sto lavorando con l'uncinetto numero 6. Se state lavorando con un filato probabilmente molto più stretto, potrebbe essere necessario lavorare qualche punto in più. Quindi qui ho lavorato, vedete, dove c'è l'asolina, entro nel prossimo e così via. In ogni angolo andiamo a lavorare sempre 2 maglie basse, quindi adesso vado a proseguire e poi giriamo insieme nell'angolo. Arriviamo nell'ultimo punto e qui, vedete, lavoriamo 1 e 2 maglie basse per girare il nostro lavoro, e poi una maglia bassa ovviamente su ogni punto che segue. Ed ecco qui. Ora ovviamente dobbiamo rigirare il lavoro nell'ultimo punto, anche qui lavoriamo una seconda maglia bassa. E adesso di nuovo, vedete, qui dove abbiamo questo anellino visibile entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Qui vedete abbiamo sempre la lavorazione visibile dell'anellino e un'altra maglia bassa. Di nuovo qui, quindi questo anellino sarà la nostra linea guida per le maglie basse. Andate a proseguire fino all'angolo. Anche qui vedete, nell'angolo sulla prima maglia bassa lavoriamo 2 maglie basse per girare il nostro lavoro, e poi andiamo a proseguire con una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. E qui andiamo a tagliare un po' di filo e andiamo a chiudere il punto. Adesso guardate, togliamo il marcapunti, saltiamo questo punto, entriamo in quello dopo in questa maniera qui e poi al centro di questo punto qui, così, andando a ricreare ovviamente la maglia bassa, e poi nascondiamo sempre il nostro filo all'interno del lavoro. Entriamo più volte se possibile, quindi entrate magari più volte, possiamo saldare o con un po' di colla perché questo è cotone. Adesso dobbiamo dividere
i nostri punti. Allora, noi abbiamo sul laterale un totale di 53 punti, quindi maglie basse. Come le contiamo? Dopo aver contato le 7 maglie basse, dalla maglia bassa subito dopo, quindi il doppio, vedete, noi lavoriamo 2 maglie basse, quindi dalla seconda, ok, qui avremo 7 maglie basse, quella dopo, contiamo un totale di 16 maglie basse. Sulla 17esima mettiamo il marcapunti. Stessa cosa da questa parte, contiamo 16 maglie basse, sulla 17esima mettiamo il marcapunti. E qui al centro, compreso il punto dove abbiamo messo il marcapunti, avremo 21 maglie basse e facciamo alla stessa maniera anche dalla parte, vedete, frontale, quindi da entrambi i lati. Quindi a questo punto noi ci dobbiamo agganciare, vedete, dove abbiamo il marcapunti. Io prendo, entro in entrambe le asole e mi aggancio con una catenella. Adesso entro di nuovo nello stesso punto, prendendo però soltanto la solina esterna, in questa maniera qui, e lavoro una maglia bassa. Allora, per le principianti mettete un marcapunti sulla maglia bassa per non confondervi, ok? Adesso una maglia bassa in coste, vedete, prendendo sempre, noi abbiamo 2 asoline, prendiamo solo quella esterna e lavoriamo una maglia e andiamo a proseguire lavorando, vedete, una maglia bassa in coste in ogni punto fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo il marcapunti. Quindi proseguiamo fino al marcapunti. Arrivati dove abbiamo il marcapunti, togliamo il marcapunti e anche qui entriamo sempre in coste e lavoriamo l'ultima maglia bassa in questa maniera qui. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo di nuovo la lavorazione della maglia bassa termica. Quindi io entro, guardate, sempre in coste nel primo punto. Qui vedete la prima, questa è la catenella, la prima maglia bassa, entro prendendo solo la solina esterna e poi la solina che si è formata sottostante, carico il filo e chiudo a maglia bassa. Di nuovo entro, guardate, nel punto successivo a maglia bassa in coste, quindi prendo sempre solo, vedete, la solina esterna, carico la solina in basso, carico il filo, ho 2 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E di nuovo entro nel prossimo punto sempre in coste, asolina sottostante e maglia bassa. E di nuovo punto successivo, asolina sottostante e maglia bassa. E dobbiamo lavorare in questa maniera qui per tutta la riga fino ad arrivare dove io, guardate, ho il marcapunti. Quando arriviamo nell'ultimo punto dove abbiamo il marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo in coste in questo punto e nella solina, vedete, sottostante e lavoriamo la maglia bassa. Ora una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo dobbiamo lavorare alla stessa maniera. Tagliamo eventuali codine che abbiamo portato con noi. Ora guardate, qui ho la maglia bassa e qui la solina, quindi entro subito nella maglia bassa in coste, sempre prendendo la solina esterna e l'anellino sottostante, carico il filo e chiudo a maglia bassa e di nuovo carico, vedete, ho 2 asoline, io prendo solo quella esterna più la solina sottostante e lavoro la maglia bassa e dobbiamo lavorare così per tutte le righe. La lavorazione sarà sempre la stessa fino ad arrivare all'altezza, vedete, del laterale, quindi questa parte qui dovrà essere l'altezza del nostro laterale. Quindi io adesso vado a fare delle righe di andata e ritorno, girerò sempre con una catenella fino ad arrivare all'altezza del laterale. Ho proseguito e ho lavorato un totale di 16 righe che in centimetri sono 18 centimetri, quindi abbiamo una larghezza
di circa 24 cm e abbiamo i laterali di circa 19 cm da un lato e dall'altro. Adesso qui tagliate il filo che poi ovviamente andiamo a nascondere man mano che lavoriamo tutto il pannello. A questo punto guardate nei lati dove è visibile, guardate la maglia bassa, quindi sul dritto, io semplicemente entro in questo punto, vado a prendere del filato e una catenella. La codina la porto già con me, entro nel punto, vedete questo qui, e lavoro una maglia bassa. Di nuovo guardate dove ho, vedete queste asoline visibili, entro e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro e lavoro una maglia bassa. Quindi voi dovete seguire sempre questa asolina a rilievo che è ben visibile, non vi potete sbagliare, e andiamo a proseguire così fino ad arrivare al primo angolo. Guardate nel primo angolo, controllate, vedete, piegate il laterale sempre per controllare se avete fatto la stessa altezza. Quindi questo è praticamente lo schema da seguire. Voi dovete avere la stessa altezza del pannello, cioè la stessa altezza del pannello deve essere uguale a quella del laterale. Quindi se fate una borsa più grande, il sistema, ovviamente lo schema è sempre lo stesso. Arrivo nel primo angolo, in questa maniera qui realizzo 2 maglie basse, quindi una seconda maglia bassa nell'angolo, e poi entro, vedete, nella prima maglia bassa prendendo anche questa solina. Quindi entro, qui ho la solina, qui ho la prima maglia bassa e lavoro la maglia bassa in questa maniera. Entro nel secondo punto prendendo sempre la solina e lavoro un'altra maglia bassa, stessa cosa, asolina e maglia bassa in questa maniera. Se il lavoro vedete che tira troppo, fate 3 maglie basse, ok? Di nuovo asolina e maglia bassa, asolina e maglia bassa di fronte in questa maniera qui, e proseguiamo ovviamente fino ad arrivare a quest'altro angolo. Arrivati nell'angolo, guardate, io devo lavorare l'ultimo punto, prendo la solina, così entro nel punto basso tirando, vedete, la codina che adesso vado ovviamente a portarmi dietro, giro il lavoro nella prima riga, entro e lavoro anche qui 2 maglie basse, 3 se vedete che il lavoro tira troppo, vi raccomando, quindi questa è una cosa che dovete valutare in base al filato. E di nuovo in ogni punto, vedete, dove abbiamo questa solina che si vede molto bene, entriamo, io mi nascondo anche, vedete, la codina, in modo che dopo devo solo tagliare il filo ed entro, e ovviamente arrivo alla fine della riga. Quando arrivo, guardate, nell'ultima riga che ho lavorato, semplicemente poi in questo punto qui dove mi sono legato dall'altra parte lavoro una maglia bassissima, e qui tagliamo un po' di filo più abbondante che sfrutteremo per cucire questo laterale, questo pannello al laterale. Quindi tagliamo questa codina e facciamo così, e dopo, vedete, andiamo a cucire in questa maniera qui. Quindi a questo punto il primo pannello è terminato. Ovviamente andate a stendere un pochino nelle mani la lavorazione, perché il punto termico è molto spesso, quindi se vedete che tira un po' il lavoro è normale, non vi preoccupate, dovete solo stendere, vedete, il lavoro bene bene, e sarà perfetto il vostro pannello. Adesso ovviamente dobbiamo girare il pannello e iniziare la stessa lavorazione da quest'altra parte. Quindi andate a ripetere lo stessissimo procedimento mettendo indietro il video, e avremo lavorato i 2 pannelli. Quindi una volta, vedete, che abbiamo completato entrambi i pannelli, questo sarà il nostro risultato. Adesso dobbiamo andare a cucire i pannelli. Per la cucitura di pannelli, come vi dico sempre, è opzionale, nel senso che se voi avete un metodo con il quale vi trovate bene, usate ovviamente il vostro metodo. Io vi faccio vedere il mio. Allora, con un ago noi ci troviamo, vedete, con il filo così già tagliato. Io semplicemente non faccio altro che, qui ho il filo,
passo attraverso, vedete, le due maglie sia da un lato che dall'altro e le attraverso con il filo, poi nei lati di nuovo le due maglie e di fronte. Quindi vado a creare, vedete, questo bordino a treccia. Quindi se non vi piace ovviamente potete anche cucire sul rovescio ed evitare che si veda, è una questione solo di gusto. A me piaceva e quindi io ho preferito fare in questa maniera qui, e ovviamente andiamo a cucire fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arriviamo qui, vedete, fate bene bene, quindi controllate bene bene i punti ed entriamo, vedete, nell'ultimo punto in questa maniera qui, ok? Ovviamente adesso abbiamo, vedete, questa situazione, io attraverso questo punto in questa maniera e poi attraverso di nuovo, vedete, entrando nel punto precedente. E così ho chiuso questa lavorazione, che poi ovviamente andremo a fare un giro di maglie. All'interno prendiamo il nostro filo e lo facciamo attraversare attraverso, vedete, il tessuto di lavorazione. Lo facciamo passare più volte prima ovviamente di tagliare. E tagliamo. Ed ecco, guardate come si presenta, vedete, il laterale. Ora con il filo che io ho tagliato vado a cucire quest'altra parte. Ovviamente qui non abbiamo la codina, quindi entriamo dall'interno. Questa parte la possiamo già saldare se volete, quindi entriamo già, guardate, più volte così e così. Quindi vedete, io già ho fermato, poi entro nel punto così. Ovviamente dopo questa qui la andiamo a nascondere, faccio in questa maniera qui, quindi entro in modo, vedete, che devo andare prima nel punto così, poi entro in questo dopo, vi voglio far vedere, entro di nuovo in questo, vedete che questo l'ho saltato per non andare in un verso diverso da quello che sto lavorando, entro di nuovo in questo, quindi semplicemente per attaccare bene il filo facciamo questa operazione e poi nei punti, vedete, seguenti, e completiamo ovviamente la stessissima cucitura come abbiamo fatto dall'altra parte fino alla fine, e andiamo poi a completare anche queste altre due. Cuciti, guardate, i 4 laterali, questa sarà la forma della nostra borsetta, quindi una borsetta bella rigida che tiene su grazie al punto basso termico. A questo punto andiamo a fare un semplice giro di maglia bassa sopra il bordo, vedete, della borsa, e quindi ci agganciamo in un punto qualsiasi della borsa, una catenella in questa maniera qui, io entro di nuovo e lavoro una maglia bassa, entro in questo punto, vedete, centrale, maglia bassa e maglia bassa su ogni punto, porto anche la codina, vedete, con me del filo, e vado a proseguire fino ad arrivare al primo angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, semplicemente entriamo nell'angolo, lavoriamo la maglia bassa e poi subito sul punto successivo, e faremo ovviamente così anche da quest'altra parte.
angolo, vedete, e poi subito la maglia del pannello. E andiamo a proseguire fin dove abbiamo iniziato e lavoriamo in quest'angolo. Arrivo, guardate, nel punto precedente alla lavorazione, prendo di nuovo un ago e chiudo così, guardate, io entro nel punto da dietro in questa maniera qui ed entro così, passando attraverso ovviamente il filo retro in questa maniera qui, e poi ovviamente vado a nascondere il filo all'interno e vedete la borsetta avrà questa forma schiacciata e possiamo anche, vedete, rientrare i laterali con degli anelli, quindi per dare questa forma, però la borsetta, vedete, tiene su benissimo. Adesso per proseguire la nostra lavorazione andiamo a contare le maglie che abbiamo qui sulla base. Allora qui abbiamo, vedete, nell'angolo una maglia e nell'angolo un'altra maglia. Subito dopo, vedete, quindi sulla parte del frontale praticamente, o sul davanti o sul dietro, indifferente, noi lavoreremo su un solo lato. Contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21, e queste sono le maglie dispari che ci occorrono per la lavorazione. Quindi io mi aggancio, vedete, sulla prima subito dopo l'angolo in questa maniera qui, in coste, quindi entro in coste, carico il filo, una catenella, entro di nuovo all'interno e lavoro una maglia bassa, e lavorerò una maglia bassa in ogni punto in coste. Quindi guardate, io prendo solo la solina, questa qua esterna, in questa maniera qui, e vado a proseguire la lavorazione completando 21 maglie basse totali. Completate, vedete, le 21 maglie basse, noi avremo questa lavorazione ed è visibile, vedete, questa treccina che ci aiuterà ovviamente a piegare dopo, vedete, la nostra pattina. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro. Sul primo punto, vedete, io entro prendendo entrambe le asole, lavoro una maglia bassissima, quindi inizio con una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo e lavoro una maglia mezza alta. Nel prossimo una maglia bassissima, in quello dopo filo sull'uncinetto e lavoro una maglia mezza alta, e lavoreremo questa riga prendendo entrambe le asole, vedete, alternando sempre una maglia bassissima e una maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, e lavoriamo in questa maniera fino alla fine della riga. Arrivati nell'ultimo punto terminiamo con una maglia bassissima, quindi inizieremo con una maglia bassissima e termineremo con una maglia bassissima. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. Adesso questa riga verrà lavorata in coste a maglia bassa, quindi entro subito nel primo punto, vedete, prendo praticamente la solina esterna e lavoro una maglia bassa, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa, in quello dopo è una maglia bassa in coste, quindi lavoriamo una riga di maglie basse in coste fino a fine riga. Terminata la riga, vedete, questo sarà il risultato. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire alternando sempre una riga di maglia bassissima e maglia mezza alta e una riga di maglie basse in coste. Quindi proseguiamo. Per le meno esperte, le principianti, potete mettere indietro il video, io ho evidenziato sullo schermo prima riga e seconda riga, e andranno sempre ripetute fino a raggiungere ovviamente l'altezza che desideriamo. Ho lavorato un totale di 13 righe che in centimetri sono 20 centimetri per 12 centimetri. Adesso tagliamo questo filo, lo lasciamo così perché me lo porto poi nella lavorazione, e adesso andiamo a fare un giro tutto intorno alla nostra pattina che tende, vedete, ad essere più stretta. Quindi io mi lego, guardate, sul primo punto qui con una maglia bassissima in questa maniera qui, entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassa, quindi entriamo in ogni riga corrispondente.
ho lavorato qui, entro in quella dopo e lavoro un'altra maglia bassa in quella dopo, quindi in ogni riga, vedete, corrispondente alla lavorazione. Una riga ovviamente sarà di maglie basse e l'altra del punto nocciolina, vedete, in questa maniera, e andiamo a proseguire fino ad arrivare ovviamente all'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, sul primo punto entriamo qui e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse, così vedete giriamo praticamente il nostro lavoro e andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa su ogni punto fino ovviamente ad arrivare all'altro angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, quindi l'ultimo punto, vedete, l'ultimo punto, anche qui io lavoro 3 maglie basse. Ora qui abbiamo la codina, tiriamola in modo che non faccia venire il punto troppo largo e la portiamo con noi, quindi tiro e lavoro 3 maglie basse in quest'angolo, 2 e 3, e subito, vedete, nell'angolo entro e lavoro la prima maglia bassa sul mio laterale e di nuovo, guardate, in ogni riga corrispondente lavoro una maglia bassa come abbiamo lavorato chiaramente dall'altra parte. Ed ecco, vedete che la lavorazione si stende benissimo, quindi andiamo a proseguire fino all'ultimo punto. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto noi entriamo e chiudiamo a maglia bassissima, perché se ricordate qui ci siamo soltanto agganciate, vedete, non abbiamo lavorato la maglia bassa, quindi ci agganciamo e semplicemente poi andiamo a tagliare il filo che nascondiamo all'interno del nostro lavoro insieme a quest'altra codina, vedete, che abbiamo portato con noi in questa maniera qui. Quindi queste due codine andranno nascoste all'interno del lavoro e questa sarà, vedete, la nostra pattina di chiusura. Vedete com'è carina? Quindi abbiamo lavorato un punto diverso e che si noterà veramente bene sulla parte anteriore della borsa. A questo punto, guardate, la nostra borsa è terminata. Come potete vedere abbiamo la borsa interna bella rigida che tiene su benissimo e questa pattina molto carina che avrà, vedete, che ha un punto diverso, quindi dà alla borsa un aspetto veramente molto carino. Allora, io adesso sono in attesa delle chiusure dei ganci laterali della borsa, quindi purtroppo non posso farvi vedere già da adesso come li vado a montare, però nell'anteprima vi farò vedere praticamente qui gli accessori che ho aggiunto ovviamente per completare la borsa. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio ad uno dei miei prossimi tutorial.